Siediti perché sto per dirti una cosa scioccante. Non hai idea di quanti artisti usano il proiettore per disegnare. Quasi tutti i pittori professionisti utilizzano una tecnica per riportare in modo pratico e veloce il disegno sulla loro tela. C'è chi usa il proiettore e c'è chi ricalca col foglio da spolvero, ma nessuno te lo farà mai vedere perché esiste un enorme stigma sull'utilizzo del proiettore per dipingere. In questo video parliamo proprio di lui, che non è a tutti i costi il male in persona o in oggetto, e vi spiegherò quando secondo me ha senso utilizzarlo e quando invece state soltanto facendo del male a voi stessi. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Valeria, in arte Vale su Tela, e qui su YouTube vi porto ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura. Per il video di oggi ho scelto un argomento veramente super controverso, ovvero l'utilizzo del proiettore. Per chi non lo sapesse, il proiettore in sostanza è un oggetto che proietta un'immagine attraverso un fascio luminoso e che può essere utilizzato per guardare i film oppure per ricalcare il disegno su una tela o su un supporto prima di dipingere. Molti più artisti di quanti possiate immaginare utilizzano questa tecnica e tra pochissimo vi spiegherò perché, ma esiste un vero e proprio tabù intorno all'utilizzo del proiettore perché molte persone tendono a pensare che chi usa il proiettore effettivamente non sa disegnare. In questo video parleremo di tutto questo e molto altro ancora, ma prima di incominciare non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura. Un paio di mesi fa ho pubblicato questo reel su Instagram in cui facevo vedere un processo di pittura che proprio non stava andando. Era una giornata in cui mi sono imposta di dipingere ugualmente, anche se stavo affrontando veramente una sorta di blocco artistico di cui vi ho già parlato nel video che vi lascio linkato qui in alto a destra, e come vi spiegavo in quel video, forzarsi a fare le cose per me proprio non funziona. Quindi dopo 1, 2, 3 tentativi mi sono detta ok, qui o mollo o trovo un modo per andare avanti comunque, e quindi alla fine ho tracciato il disegno utilizzando il proiettore. La morale del video voleva essere: provaci più volte che puoi, ma comunque cerca sempre una soluzione per non mollare del tutto. Il messaggio però è stato frainteso e molte persone hanno iniziato a chiedermi: ma quindi ricalchi sempre? Quindi non sai disegnare a mano libera? Ma quindi usi sempre il proiettore? Il proiettore è sbagliato? Bla bla bla. E quindi ho detto ok, forse è arrivato il momento di fare un video anche su questo argomento. Ed eccoci qua! Quindi iniziamo rispondendo brevemente a queste domande. Sì, so disegnare anche a mano libera, grazie per la vostra preoccupazione. I miei 8 corsi di disegno e pittura online non sono una truffa per chi li ha acquistati, e questo lo dimostrano le ottime recensioni dei corsi. No, non uso sempre il proiettore. A volte lo uso, a volte no. Qui in sovraimpressione ora vi lascio dei dipinti che ho ricalcato solo nella traccia di disegno iniziale utilizzando il proiettore. E ora invece vi faccio vedere dei dipinti che ho disegnato completamente a mano libera, e la prova sono gli innumerevoli video del processo che trovate qui e su Instagram. Come vedete non c'è una grandissima differenza nell'esito perché, come vi dicevo, so disegnare anche a mano libera, ma c'è un grande ma: dal punto di vista del processo artistico c'è tantissima differenza, e di questo e molto altro parleremo in questo video. Prima di tutto però penso che sia doveroso spiegarvi in quali casi io sconsiglio tassativamente di utilizzare il proiettore, nel senso che vi fate più male che bene. Quindi vi vedo che già stavate cercando il link in descrizione per acquistare il mio proiettore a chilo, ma fermatevi e aspettate un attimo, guardate il video fino alla fine prima di decidere se acquistarlo o meno. In generale il mio consiglio è: se puoi evitare di usare il proiettore, non usarlo. Quando ne parlo le persone rimangono affascinate perché tutto ciò che ci facilita la vita ci attrae un pochino, però come sempre tutto ciò che ci facilita la vita ce la rende anche molto meno stimolante e ci indebolisce. Quindi in generale, in linea di massima, io consiglierei a occhi chiusi di non usare il proiettore. Quindi iniziamo con le situazioni in cui io assolutamente sconsiglio di usare il proiettore. Innanzitutto, se non hai delle buone basi nel disegno. Se non sei in grado di disegnare a mano libera, quindi usi la quadrettatura o sei abituato a ricalcare in qualche altro modo per realizzare i tuoi disegni, innanzitutto fatti un favore e smettila di utilizzare questi metodi, ma soprattutto non sognarti di utilizzare un proiettore. Infatti, disegnare sempre facilitati da una traccia già pronta o anche solo dalla quadrettatura
ti crea una grandissima incapacità di disegnare, cioè la quadratura è il modo migliore per non imparare mai. E alla fine la quadratura diventa la tua prigione, da cui non riesci a emanciparti, non riesci a prendere il volo come artista indipendente. Se hai questi limiti, quello su cui devi lavorare è imparare a disegnare a mano libera. E lo so benissimo che non è facile, specialmente dopo tanti anni che magari stai utilizzando la quadratura, ma ti assicuro mi ringrazierai. Come già mi hanno ringraziato tantissimi studenti che hanno imparato a disegnare completamente a mano libera grazie al mio corso di disegno base, il corso in italiano più completo che puoi trovare online e disponibile con accesso a vita per imparare a disegnare qualsiasi cosa anche se parti da zero. All'interno del corso, infatti, io spiego il mio metodo per imparare a disegnare completamente a mano libera, costruendo la forma, centrandola all'interno del supporto, partendo dal generale, dalle forme semplici, per renderle poi sempre più complesse, più voluminose e realizzare poi una rappresentazione che sia bella perché si vede che è disegnata. Infatti, una delle mancanze che spesso si vede nei disegni ricalcati o fatti con la quadratura è che sono proprio quasi una copia, una fotocopia fatta a mano della foto. Non esiste personalità in questo tipo di disegni. Quindi se parti da zero con il disegno, il mio consiglio spassionato è di imparare a disegnare in autonomia e a mano libera. Se posso esserti d'aiuto con i miei corsi, ancora meglio. Trovi il link al mio corso di disegno qui sotto nella descrizione del video. Qualcuno però potrebbe dirmi: a me piace l'effetto fotorealistico, perché non dovrei usare il proiettore? E la risposta è che, e mi dispiace dirtelo, ma se non sai disegnare si vede, anche se ricalchi, anche se usi il proiettore. E la prova sono ad esempio questi tatuaggi brutti che si trovano su internet. I tatuaggi vengono fatti sopra uno stencil, quindi una traccia già fatta, e se tatuaggi così brutti esistono significa che avere la traccia non basta a colmare le tue lacune nel disegno, quindi rischi comunque di fare un brutto lavoro. Inoltre, come già dicevo prima, utilizzare il proiettore in una fase in cui sei molto immaturo a livello di tecnica di disegno è il modo migliore per non imparare mai, perché se utilizzi il proiettore una, due volte, tre volte, inizierà a diventare la stampella sulla quale vorrai appoggiarti ogni volta che vuoi disegnare, e questa io non la chiamerei libertà creativa. Utilizzare il proiettore, e se vi interessa capire come fare, magari posso anche farci un video prossimamente, non è poi così facile come sembra, perché a parte che emette un caldo pazzesco, ma se mentre stai facendo la traccia, ad esempio, arrivi a metà e starnutisci, il proiettore si sposta e perdi il segno della traccia e diventa davvero complicato cercare di ricentrare la traccia sulla proiezione, anche perché se ti allontani si ingrandisce l'immagine, se ti avvicini si rimpicciolisce, se lo inclini si storta tutta la prospettiva, quindi non è così facile da usare come potrebbe sembrare, e se utilizzi il proiettore senza saper disegnare, appena succede questa cosa rischi di andare completamente nel panico, perché la tua stampella ti abbandona a metà strada e non sai come andare avanti da solo. Insomma, un disastro su tutta la linea. Un altro motivo per cui sconsiglio l'utilizzo del proiettore è che limita tantissimo la nostra capacità di espressione creativa, di improvvisazione, perché ci ritroviamo di fronte a un'immagine da copiare, no? Da ricalcare esattamente per come la vediamo. Ma il bello del fare arte è anche l'improvvisare, il vedere un'immagine e dire: qua ci starebbe un movimento più verso l'alto, oppure qua ci starebbe una maggiore luce, o all'improvviso mi viene in mente che vorrei spostare tutto il mio soggetto un pochettino più a destra. E se sto ricalcando significa che devo cancellare tutto e ritracciare tutto di nuovo. E vi spiegherò tra un attimo come risolvere potenzialmente questo problema. Ma se siete ancora pittori o disegnatori inesperti, questo scenario può essere veramente frustrante e mettere un grande limite alla vostra creatività. Vi ho già parlato in altri video su quanto le immagini di riferimento siano un aiuto alla vostra creatività, ma non debbano essere una regola da seguire fedelmente, e il proiettore purtroppo può portarci a dipendere troppo dalle immagini di riferimento fino a crearne una copia, come vi dicevo prima, fotografica, senza nessun intervento personale da parte vostra. Qua le opinioni possono essere diverse, ma per come la penso io, se voglio una fotocopia me la vado a stampare. Io voglio fare arte per mettere il mio gusto personale, il mio tocco unico all'interno di un'immagine o di una composizione. Quindi, detto questo, spero di aver scoraggiato la maggior parte di voi dall'acquisto di un proiettore, ma per i più tenaci e i più determinati adesso arriviamo al momento in cui effettivamente vi consiglio di utilizzare il proiettore. Sicuramente io utilizzerei il proiettore o consiglierei di utilizzarlo per realizzare opere
molto grandi, più grandi di quelle che sono solitamente abituata a realizzare. Questo perché in quanto artista professionista ho un tempo limitato per realizzare le mie opere, perché ne voglio fare tante e voglio che comunque la mia produttività abbia un ritmo abbastanza sostenuto. Non ho certo il tempo di perdermi in 1000 tentativi o in 1000 errori, anche perché tutta la mia formazione l'ho già fatta, tutti i miei errori utili li ho già fatti e non sono qui a cercare dei nuovi esercizi, non sono qui a sfidarmi per vedere se so rappresentare qualcosa, lo so già che sono capace. Quando mi metto di fronte alla tela voglio arrivare subito alla parte divertente e quindi lì sì che ha senso secondo me utilizzare il proiettore, anche senza utilizzarlo in modo super meticoloso facendo tutte le lineette e tutti i dettagli, ma anche solo per inquadrare la figura in una certa zona per poi andarci sopra a mano libera, rielaborando le figure a mio piacimento, con una maggiore libertà espressiva. Infatti, quando lavoriamo su soggetti molto grandi o su più figure insieme all'interno della stessa composizione, può essere molto utile velocizzare il processo per centrare il soggetto all'interno del supporto o della tela. Un'altra situazione in cui utilizzerei o consiglierei di utilizzare il proiettore è per superare una giornata no, come l'esempio che vi facevo all'inizio di questo video. Se siete già capaci di disegnare, avete già fatto i vostri esercizi e sapete che utilizzare il proiettore non è un limite alle vostre capacità di miglioramento, ecco, ci sono quelle giornate in cui abbiamo bisogno di una spinta in più e secondo me lì utilizzare il proiettore può solo aiutarci a sbloccarci e a rendere la fase di inizio di pittura sulla tela bianca molto più semplice, e poi da lì dovrebbe partire un effetto a catena che ci porta a continuare a dipingere, cosa che ovviamente non è successa con questo quadro visto che è così da più di un mese. Come già vi dicevo nel mio video sulle pause artistiche e sui blocchi che ho pubblicato qualche settimana fa, che vi lascio linkato qui in alto a destra, secondo me incaponirsi a tutti i costi, nel senso devo farcela, devo riprovare 100 volte a costo di farcela solo con le mie forze, non porta da nessuna parte, anzi è un atteggiamento che a volte trovo immaturo e controproducente. Ma se vi interessa l'argomento vi rimando all'altro video. Prima invece vi dicevo che utilizzare il proiettore può portarci a dei grandi limiti dal punto di vista espressivo e compositivo, no? Perché se rappresentiamo un'immagine esattamente come la vediamo, allora poi facciamo fatica a intervenire per cambiarla. Quello che possiamo fare, anzi dobbiamo fare se siamo artisti, pittori che prendono seriamente quello che fanno, è creare dei bozzetti preliminari, delle prove che non siano solo piccole e molto approssimative, ma che vadano anche un po' più nel dettaglio della gestione del colore, della qualità della linea e della composizione nello spazio, per testare la nostra idea e vederla all'opera prima di passare al supporto grande. Lavorare ai bozzetti è qualcosa a cui io faccio un po' fatica ed è proprio su questo che voglio impegnarmi a lavorare nei prossimi mesi. Realizzare i bozzetti a me viene un po' difficile, nel senso che preferisco gettarmi direttamente sulla tela e anche a costo di improvvisare o rifare il quadro 10.000 volte, come è successo con quest'altro dipinto che vi lascio linkato qui in alto a destra. Però è un processo necessario e fondamentale, specialmente se prendiamo la nostra arte seriamente come dei professionisti, anche perché l'improvvisazione ogni tanto ci può stare, ogni tanto ci può andare bene, ma ogni tanto ci può anche andare male, come nel caso di quest'altro dipinto che ho iniziato in questo video e che non sta andando da nessuna parte, proprio perché non c'era un bozzetto che fosse da guida per la realizzazione del dipinto dall'inizio alla fine. Poi dei bozzetti magari ne parliamo anche in un prossimo video, ma per quanto riguarda l'argomento di oggi ci permette poi di trasferire sulla nostra tela non l'immagine di riferimento, ma il bozzetto stesso, e quindi di avere una versione ingrandita di qualcosa disegnato da noi con la nostra manualità. In questo modo non andremo a perdere l'unicità del nostro segno e non ci ritroveremo con un'immagine eccessivamente rigida, sterile e fotografica. Infine, un ultimo caso in cui consiglio di utilizzare il proiettore, e questo vale anche per chi sta ancora imparando, per chi non è ancora molto sicuro delle sue capacità di disegno a mano libera, può essere utilizzarlo non per realizzare la traccia che poi diventerà un'opera, quindi un disegno o un dipinto, ma utilizzarlo all'interno di un esercizio, nel senso che può essere un ottimo metro di paragone, un'ottima macchina della verità
per capire se il vostro disegno è corretto o meno. Vi spiego sostanzialmente l'esercizio che mi è venuto in mente e magari adesso che ci penso è un'idea talmente bella che potrei anche farci un video / sfida. Poi fatemi sapere se vi piace l'idea qui sotto nei commenti, così poi lo realizzo per davvero. In sostanza potreste mettervi a disegnare qualcosa, qualunque cosa voi vogliate imparare a disegnare o migliorare nel disegnarla, e fare tutto il disegno completamente a mano libera. Sottoporre poi il disegno a una fase di correzione, come già vi spiegavo infatti nel video su come imparare a disegnare da autodidatta, che vi lascio linkato qui in alto a destra. L'autocorrezione dei propri disegni è veramente uno dei modi migliori per imparare, perché è proprio vero che si impara dai propri errori e questi sono i nostri migliori insegnanti. Quindi dopo che avete fatto il vostro disegno a mano libera, lo andate a correggere. Qua il proiettore ancora non lo stiamo utilizzando, per andare a individuare tutte le inesattezze e rifarle poi nel modo che vi sembra più giusto. Fate questo processo 1, 2, 3 volte fino a che non riuscite più a trovare nessuna inesattezza. La frase che dovete avere in mente è: vedo che c'è ancora qualcosina che non va, ma non ho idea di che cosa sia, ok? Queste fasi di correzione includono tutti i trucchetti per correggere il dipinto, quindi il trucco della foto, il trucco dell'immagine a testa in giù, e se non sapete di cosa sto parlando, vi ho parlato di questi trucchetti in questo video che vi lascio linkato qui in alto a destra, in cui vi spiego come fare dei ritratti più somiglianti. Quindi poi quando avete giocato tutte le vostre carte e non sapete più dove sbattere la testa, il proiettore può entrare in azione. Quindi proiettate l'immagine che stavate cercando di disegnare sopra il vostro supporto e lì appariranno magicamente le imprecisioni. Questa cosa la potete fare chiaramente anche in digitale utilizzando Photoshop o tantissimi altri programmi anche gratuiti, sovrapponendo l'immagine di riferimento alla foto del vostro disegno. Con il proiettore però siete un po' più agevolati, perché essendo che l'immagine è solo un fascio di luce sul vostro disegno, potete andare a segnare proprio gli errori correggendoli. Quando trovate questi errori poi spegnete il proiettore, lo mettete via, mi raccomando, vi vedo se barate, e poi andate a correggere di nuovo il vostro disegno. Questo esercizio quindi di usare il proiettore come la macchina della verità può essere veramente utilissimo per riuscire a superare quegli errori che voi non riuscite a vedere, perché sono probabilmente gli errori che fate più spesso. C'è chi tende a fare le cose più larghe, c'è chi tende a farle più lunghe, c'è chi fa fatica a vedere il chiaroscuro e quindi non riesce a fare le ombre, ma il proiettore tutto questo lo sa e lo vede e ve lo fa vedere anche a voi. Quindi in questo senso il proiettore può essere veramente un alleato per migliorare a disegnare. Penso che questa sia veramente una bella idea per una sfida tipo Vale contro il proiettore. Che ne dite? A me più ci penso, più sembra una bella idea per un video. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre opinioni sul tema proiettore. Voi lo usate? Sì? No? Perché? Se vi è incuriosito e volete prendere il proiettore che ho io, la Kiyo, che in realtà l'ho preso perché era quello meglio recensito ma che costava di meno e che onestamente non ve lo consiglio per guardare i film in 4K perché la risoluzione non tiene, ma per ricalcare per i dipinti funziona benissimo. Trovate il link affiliato qui sotto nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e se vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale. Se volete rimanere con me, tra poco in sovraimpressione appariranno altri 2 video consigliati per voi, altrimenti ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ciao!